Blitz con 26 arresti alla Cosca Piromalli. Nuovo colpo inferto all''ndrangheta. Reggio Calabria, 23 settembre 2025. All'alba di martedì i carabinieri del raggruppamento operativo speciale hanno fatto scattare un'operazione che mette di nuovo sotto assedio una delle famiglie storiche dell''ndrangheta calabrese. L'azione, battezzata Res Tauro dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. 26 persone sono state arrestate, tra cui il nome più rilevante da mattinata, il boss di Gioia Tauro Pino Piromalli, soprannominato Facciazza o lo Sfregiato. La DDA di Reggio Calabria, coordinata dal procuratore capo Giuseppe Borrelli insieme al procuratore aggiunto Stefano Musolino, ha seguito l'indagine che ha portato a ricostruire gli assetti della Cosca Piromalli e le modalità con cui il gruppo avrebbe gestito affari illeciti e interferenze sul territorio. I provvedimenti sono stati emessi da un GIP su richiesta della Procura. L'operazione è stata condotta dal ROS con il supporto dei comandi provinciali. I dettagli investigativi e le contestazioni verranno illustrati nella conferenza stampa convocata per le 10:30 al Comando Provinciale dei Carabinieri a Reggio Calabria. Nel capo di imputazione si legge un quadro ampio e articolato. Gli indagati rispondono a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, cioè interferenze nelle gare pubbliche, favoreggiamento personale e trasferimento fraudolento di valori. Più capi sono aggravati dal metodo mafioso, circostanza che secondo gli inquirenti fotografa la natura organizzata e minacciosa del gruppo. Le accuse, nella loro pluralità, disegnano un'organizzazione che, secondo gli atti, non si limitava alla violenza e all'intimidazione, ma cercava di condizionare circuiti economici e amministrativi. Il profilo processuale e biografico di Pino Piromalli conferma la portata simbolica dell'arresto. Piromalli ha 80 anni, è una figura che la storia giudiziaria conosce bene. Arrestato nel 1999 dopo 6 anni di latitanza, fu condannato a una pena di 22 anni scontata in regime di 41 bis. Era tornato in libertà nel 2021 al termine di quella detenzione. Per gli investigatori, però, la liberazione non avrebbe segnato la fine del suo ruolo all'interno della Cosca, tanto che nell'ordinanza è indicato come capo, promotore e organizzatore dell'associazione oggetto dell'indagine. Il suo arresto è dunque interpretato dagli inquirenti come il colpire il vertice di una struttura che, nonostante gli anni e le condanne, conserva capacità di influenza. L'intervento è avvenuto in varie località del territorio nazionale, una circostanza che evidenzia come, secondo gli investigatori, la rete della Cosca non si esaurisca nel solo comprensorio calabrese, ma presenti ramificazioni e collegamenti esterni. Le forze dell'ordine, nel corso delle indagini coordinate dalla DDA, avrebbero ricostruito non soltanto episodi di estorsione e detenzione d'armi, ma anche il flusso di capitali e meccanismi di trasferimento e reinvestimento dei proventi illeciti. Profili che spiegano la presenza nel capo di imputazione di delitti come il riciclaggio e il trasferimento fraudolento di valori. Dettagli operativi, come gli indirizzi interessati dagli arresti, il numero esatto delle misure patrimoniali eventualmente disposte e l'eventuale valore dei beni sequestrati, sono stati rimandati alla conferenza stampa degli inquirenti. Dagli articoli pubblicati nelle prime ore dell'operazione, emerge tuttavia che i magistrati e i carabinieri del ROS ritengono di aver compiuto una ricostruzione significativa degli assetti del clan, ossia delle gerarchie, dei circuiti economici e dei meccanismi con cui la Cosca avrebbe esercitato il controllo sul territorio e condizionato appalti e attività imprenditoriali. La cronaca giudiziaria degli ultimi decenni ha messo in luce come, anche dopo lunghi periodi di detenzione e dopo epoca di Blitz, le organizzazioni calabresi sappiano rigenerarsi. Lo dimostrano sia la persistenza di gruppi storici, sia la ricorrenza di episodi nei quali la criminalità tenta di insinuarsi nei circuiti legali per ripulire denaro o garantirsi nuovi profitti. Nel linguaggio degli atti che hanno portato agli arresti odierni, ricorrono termini come metodo mafioso e turbata libertà degli incanti. Parole che segnalano non soltanto l'uso della violenza o della intimidazione, ma anche la volontà di condizionare meccanismi formali come le gare pubbliche. L'inchiesta Res Tauro, per come è stata presentata nelle note ufficiali e nei primi resoconti giornalistici, è quindi doppia. Repressiva sul piano penale, con misure cautelari in carcere per i 26 indagati, e investigativa su piani economico-finanziari. È su quest'ultimo profilo,
ricostruire flussi di denaro, società di comodo, trasferimenti fraudolenti, che spesso si gioca la partita più lunga della magistratura. Smantellare la capacità di reinvestimento e la rete di complicità che permette alla criminalità organizzata di sopravvivere e di prosperare. Per il territorio della Piana di Gioia Tauro e per la provincia di Reggio Calabria, l'operazione segna una giornata di forte tensione e di speranza. Al tempo stesso, forte tensione perché l'azione di polizia giudiziaria richiama sul territorio gli occhi dello Stato e delle indagini. Speranza perché ogni volta che vengono ricostruiti assetti e collegamenti si spalancano possibilità investigative e, sul piano politico-amministrativo, di intervento sul fronte della prevenzione e della trasparenza negli appalti. Nei prossimi giorni gli inquirenti dovranno trasformare il lavoro di indagine in atti processuali solidi e in sede giudiziaria si vedrà se le accuse reggono nelle prove e fino a che punto l'assetto ricostruito dalla DIA sarà confermato. La fotografia di oggi, 26 arresti, il ritorno in cella di un capo storico come Pino Facciazza Piromalli, contestazioni che spaziano dall'associazione mafiosa all'ingerenza nelle gare pubbliche, è destinata a essere il punto di partenza di un processo che potrebbe svelare legami, complicità e canali economici oltre i confini locali. Le autorità giudiziarie hanno scelto la strada dell'azione coordinata e della custodia in carcere per tutte le misure. Una scelta che per i magistrati corrisponde alla gravità degli illeciti contestati e al rischio di reiterazione. I cittadini, le imprese e le istituzioni locali guarderanno ora alla scadenza dei prossimi atti giudiziari e alle misure che potranno essere prese per spezzare definitivamente condizionamenti e connivenze.